pronti? Si parte per un nuovo viaggio. Fai vedere ai ragazzi il mezzo in tutta la sua bellezza. È pazzesco, ragazzi, fino a 5 minuti fa eravamo solo dei prompt e invece adesso ci ritroviamo con un van degli anni 80. Devo smetterla con TikTok. Siete pronti a una nuova pazzissima avventura? Perché io non so se lo sono. Lo siamo, anzi, lo sei. La destinazione dovreste già conoscerla perché l'abbiamo spoilerata in lungo e in largo. Ci facciamo una settimanina con questo mezzo nelle Langhe, ragazzi. Cinture ben allacciate, fari accesi anche di giorno. Procedi in direzione ovest verso via Vailunga. Ok, stai calmo però. Vado? Andrà? Attenzione, si muove. Fa dei rumori sinistri. Giustamente c'ha i suoi anni. Prima tappa di avvicinamento verso le Langhe. Stiamo passando dalla Liguria e quindi focaccina. Stiamo uscendo a Recco. Allora, siccome il ragazzaccio lo abbiamo preso in quel di La Spezia e dobbiamo andare fino nelle Langhe, perché non fare una pausa a Camogli? Ah, perché un lui, non una lei? Un ragazzaccio. Allora, giusto per rendervi partecipi della nostra malattia quotidiana, sei a Recco, parcheggi, attraversi Recco a piedi, ci sono focaccerie al formaggio a destra e a manca, fanno la focaccia al formaggio tutti, letteralmente tutti, ma tu no! Tu devi farti 3 km a piedi perché devi andare fino a Camogli a mangiare quella di Revello, sperando A di trovarlo aperto, B che abbia ancora qualcosa da vendere. Ragazzi, ma da quando è che Recco è diventata Bali? Ci sono più surfisti qua che a Uluwatu. And welcome back to Camogli. A distanza di non so quanti anni dal nostro unico video in questo posto. Vediamo cos'è avanzato. Uno di voi? Io uno, sì, grazie. Partiamo subito col pezzo forte? Pensavo che ci saresti andato un po' più pesante, che non avrei dovuto fare raccomandazioni, evidentemente no. Al momento che questa è solo una pre-tappa e ci dobbiamo poi distruggere nelle Langhe, non volevo subito partire in quarta. Ma prego, puoi rientrare e svaligiare il negozio. Many minutes later. Francia ci sta mettendo un po' troppo, la cosa mi preoccupa. Ne ho preso un po' di più. Da un metro quadrato hai preso. Un metro giusto. Sono 3 vettine. Vabbè, finirà male questa settimana. Ah, direttamente così, come un kebab. Quanto ci odieranno tutti gli amici di Recco per il fatto che siamo venuti a prenderla a Camogli? Un motivo valido per tornare. Cioè, non avevo mica visto, erano una sotto l'altra, ne hai comprate altre 2. Altre 3 in totale. Specifico che anche se sono le 4 non è la nostra merenda, è il nostro pranzo e quindi vale. Ti ho preso anche dei dolcini, che non hai ancora scoperto, non hai ancora scavicchiato. Belin, che fugassa! Se qualcuno nei commenti si fosse stufato di parlare degli occhiali o dei capelli di Franci, oggi può approfittarne per farle gli auguri, visto che è il suo compleanno. Cosa abbiamo preso? Allora, dopo credo che tu abbia preso una alle cipolle e una focaccia. Non focaccia bianca, una focaccia. Sai che mi sono impegnato a non dirlo, ma mentre gliel'ho chiesta stavo di nuovo dicendo una focaccia bianca. E gliel'hai detto? Gliel'ho indicata, ho detto quella. Perché ragazzi, qui sono particolarmente sensibili al tema. Non esiste la focaccia bianca, esiste la focaccia e la focaccia con le cipolle. Basta. Quindi focaccia dal nome pericoloso e focaccina alle cipolle mai mancare. E visto che stasera si dorme insieme in un van, questa mi sembra un'ottima pensata. Questa, ragazzi, è da prima colazione alla mattina alle 8. Io mi distruggerei letteralmente di focaccia alle cipolle. Molto bene, Revello una piacevole conferma. Abbiamo ingurgitato focaccia sufficiente anche per le prossime volte, secondo me. No. Oggi a Camogli solo posti in piedi. Ciao Camogli, è stato breve ma soprattutto è stato unto. Grande Franci che mi mette in moto. Fidatevi che con Franci you'll never know. You never know con questo mezzo, non you never know in assoluto. Con questo mezzo. E ora tiratona fino a Roddino. Dai Franci. Sembra di stare sul trattore, ragazzi. Tu vai dove ti indica lei. Ma lei non indica da nessuna parte. Later. Siamo arrivati in Piemonte. Giusto in tempo per la Golden Hour. Al nostro passaggio ci guardano tutti molto straniti e dire che non siamo neanche su un tuk-tuk indiano. Per essere il primo giorno arrivano dei rumori decisamente preoccupanti dal motore del nostro amico, ma incrociamo le dita. Per ora tutto bene. Ma che belle le Langhe e le bellezze della regione Piemonte. Dovremmo essere arrivati, ragazzi. Ok, noi ce ne arriviamo con il nostro mezzo. Come vedete è un mezzo assolutamente appropriato rispetto a tutti gli altri. E mi parcheggio proprio bellamente qua. Iniziamo in un modo un po' creativo.
poi vi rassicuro ci sarà un sacco di tradizione. Ma incominciamo con dare una prospettiva diversa sulle Langhe. Quindi andiamo in un posticino dove lo chef è di origini coreane. Adesso vi faccio vedere la terrazza dove ci troviamo e mi sembra che con la location partiamo bene. Allora, cito testualmente: ingredienti piemontesi con tecniche coreane. Molto molto curioso. Avete 3 menù e tutta una serie di aperitivi con cui iniziare. Kombucina per Franci, cocktail coreano al peperoncino per me, un gazpaccino e 2 in 3 molto interessanti. Sono fegatini di pollo. Dei 3 menù presenti potete anche prendere menù diversi allo stesso tavolo. Io ho preso il primo che si chiama Uri e Franci il secondo che si chiama Maturi. In realtà è l'incontrario. Io ho preso Uri, tu hai preso Maturi. Vabbè, dettagli, tanto condividiamo tutto da 25 anni. Indivia belga brasata alla coreana, salsa di fave e aglio rossino. È super golosissima, il gusto di brace rende il tutto molto interessante. Mentre invece Gianni Un panino. non è un panino, È un sandwich. è un sandwich con faraone e salsa bernese. Bellissimo. Ovviamente io vado di mano. Secondo piatto del menù di Franci è arrivato questo peperone bellissimo da vedere. Com'è il peperone? Bellissimo da vedere. Bello da matti, oserei dire. Mi ispira veramente tanto, lasciamene un po'. È un peperone arrostito. Poi hanno fatto addensare il sughetto che si forma quando cuocete il peperone e hanno messo un aioli, che è questa salsa bianca che vedete intorno. Lo arrotolo come uno spaghetto. Ragazzi, il peperone violentissimo, da quanto era buono. Allora io faccio scarpettare dentro, posso? Puoi, con la focaccia, sarà cattiva. Abbiamo piacere di farvi assaggiare le nostre lumache, cocktail naturale. Da questa parte invece baccalà, panko, salsa thai, porro, paprika forte, aglio, bianchetti essiccati. Io te l'avevo detto di non esagerare con la focaccia di Recco. Baccalà mantecato fritto nel panko. Trovo veramente che ci siano ingredienti del territorio e tecniche a noi totalmente sconosciute, che immagino siano coreane e che funzionano davvero molto bene nei piatti che sono arrivati fino adesso. No, non ti piace questo, Franci? Finisco io perché non so che non ti piace. Scaviamo anche una lumachina con aglio orsino e peperoncino sott'aceto. Questa molto più delicata. Buono. Adesso ci hanno portato del kimchi, che altro non è che cavolo fermentato, un po' acidino, un po' piccantino. Questo kimchi andrà alternato, assaggino di kimchi, assaggino dei piatti che ci arrivano, perché servirà un po' come pulitore del palato, come palate cleanser. Non volevo utilizzare questo termine, questo inglesismo, però di fatto serve un po' come palate cleanser, perché ha un tocco un po' balsamico, un po' piccante ma non troppo, e ovviamente l'acidità legata alla fermentazione. E noi seguiamo le istruzioni? Ma naturalmente no, incominciamo già a mangiarcelo. E anche il risottino di Francia ha una bellissima faccia. Ricordiamoci di alternare con l'amico kimchi. Piselli, jus di cipolla, olio alla menta, ricotta di pecora. Molto buono. Guardate che belli questi ravioli ripieni di blu di mucca, crema di tamarindo e mela. No ragazzi, wow. Mescoliamo, come ci è stato detto, immaginatevi il contrasto. Mela acidula e leggermente dolce con il blu di vacca. Intermezzo, meno male che ci hanno avvisato, qualcuno si è accorto che come 2 pirla abbiamo lasciato le luci accese, che se cominciamo così il primo giorno mi viene da dire che almeno una volta succederà che rimarremo con la batteria scarica. Ma torniamo al mio kimchi. Bene, luci spente, speriamo che all'uscita da questa cena il van dia ancora segni di vita, se no dormiremo qua e io proseguo con il risotto. Buono, ma non mi batte i ravioli. Scusa Franci, così come ci è stato spiegato, andiamo a intervallare con la fettina di kimchi. Ma che carrini che hanno portato a Franci la copertina perché aveva freddo. Fa vedere Franci. Tra l'altro non ha avuto il coraggio di rispondere: posso tenerla per la notte? Perché mi sa che stasera in van farà freschino. Proseguiamo un po' rapidini ragazzi, perché non c'è più luce. Sono arrivati 2 secondi incredibili, poi credo ci sarà ancora un dolce e abbiamo finito. È un involtino ripieno di capocollo di maiale tagliato sottile, marinato e leggermente piccante. Favoloso. Un bel fungone. So già che quello che mi farà volare è questa salsina qua, me lo sento. Il fungo è bello carnoso. Questo piatto qua ti piace, secondo me? Franci si è trasformata in nonna Franci. Dai, resisti che siamo ai dolci. Inquadratura rapidissima dei dolci. Piccolo salto temporale e ci troviamo catapultati all'interno del nostro van, dove ci siamo sigillati. Ci abbiamo messo una vita, ragazzi.
per fare tutto sto lavoro. Abbiamo parcheggiato in un piazzale a casaccio di Barolo. Il ristorante di stasera assolutamente promosso. Uno dei 2 menù costava 55 e l'altro 63, quindi a nostro avviso un ottimo rapporto qualità-prezzo ed era tutto veramente buono, quindi super consigliato. Mi spiace non avervi fatto vedere il momento in cui abbiamo acchittato tutto, ma stavamo impazzendo, quindi forse non era il caso di filmare. Presto faremo un room tour della nostra casetta su ruote nei prossimi giorni. Franci? Ci vediamo domani mattina. The next day. Signori, buongiorno da quel di Barolo. Ecco, ora tocca districarsi in questa situazione qua. E come potete notare, anche qua siamo senza vista. E ora si tratta di trovare un bar per fare colazione. Non so quanto sia un'impresa ardua, nel senso che trovare da bere del vino qui credo sia piuttosto facile. Trovare un buon bar non so. Bene, abbandoniamo il nostro mezzo momentaneamente e ci dirigiamo in quella direzione alla ricerca di Caffè. Siamo arrivati in quella che credo sia la nostra unica opzione alle 8:30 del mattino a Barolo, l'unico bar aperto. Allora, dopo aver girato un po' per tutta Barolo e ci vuol poco, ci siamo fermati nell'unico bar aperto, per poi accorgerci anche che tutti i vecchietti che abbiamo incontrato sulla nostra strada erano esattamente diretti qui. Adesso cappuccino per svegliarci e partire con la giusta grinta. Buono questo cappuccino. Poi lavorichiamo anche un po' perché Franci è impanicatissima perché siamo nella cacchina con il lavoro d'ufficio. Assaggino di dolcini comprati da Revello ieri insieme al 6 kg di focaccia che ha comprato Franci. Questo qua all'arancia, ho acquistato molto bene. Prima destinazione della giornata di oggi, un posto storico di queste parti che si chiama Terrazza d'Arenza. E siamo giunti, non con poca difficoltà perché il nostro mezzo, per quanto aggressivo sulle salitine, fatica un po', da Terrazza d'Arenza. E come avrete immaginato, se si chiama Terrazza d'Arenza, un motivo ci dovrà pure essere. Non è un poster, non è intelligenza artificiale, è proprio la vista. Ci siamo accaparrati un tavolo niente male. 2 eccellenze della zona, Bricco Boschis di Cavallotto, Barolo classico, tradizionale, e l'annata 2020 che è un'annata molto elegante. Poi qui abbiamo invece della cantina Castello di Perno, Barolo 2016, Barolo più evoluto, con queste note balsamiche e buona struttura. Ci tengo a precisare la temperatura di servizio dei vini, sempre intorno ai 16 gradi. Si sente che siamo a Barolo? Sì, si sente. Questo concetto di austerità, queste note leggermente affumicate. Questa è la mappa della zona del Barolo. I comuni dove si può produrre il Barolo sono 11. Ok. Già, no? Sai. Li dovrei sapere perché ho fatto il corso FISAR, ma li lascio spiegare a lui. No, tranquillo, beh, non stiamo a menzionarli tutti. Nel nostro caso qui in che zona siamo? Nella zona di Castiglion-Falletto, nella tenuta Bricco Boschis, che è qua, che è giusto. questa zona viola. E invece questa bottiglia qua? Qui siamo a Perno, Castelletto e Perno. Che carino il cameriere a cui ho rotto le balle e quindi giustamente quando ha capito che volevo saperne di più, perché voi volete saperne di più, si è presentato giustamente con la mappa. Sono molto contento di aver ordinato la carne cruda perché noi piemontesi ci siamo cresciuti a pane e carne cruda e generalmente è quell'ordine che Franci non mi fa mai fare perché tutte le volte mi dice ma siamo di Torino, la conosciamo a memoria, ordiniamo un'altra cosa. Ma oggi non ha potuto impedirmelo visto che siamo nelle Langhe, carne cruda a manetta. Sai cosa mi fa impazzire? La nota d'aglio. Adoro. Dovresti farmela ordinare un po' di più anche quando non siamo in Piemonte. Buonissimo. Carne cruda eccezionale, molto semplice, non stracondita, olio, sale e pepe e si vola. Non poteva chiaramente mancare un signor Barolo. Mi raccomando ragazzi, se venite da queste parti non ordinate la Fanta. Abbiamo scelto un calice piuttosto costoso da 25 euro, sia io che Franci. La bottiglia era già iniziata, viene utilizzato il Coravin, che è questo strumento che vi faccio vedere, che consente di versare più bicchieri nel corso del tempo, un po' come se la bottiglia fosse stata aperta ma di fatto non lo è, e mantenere tutte le caratteristiche del vino. Lo sapete che noi andiamo in fissa con le persone, quindi tra un boccone e l'altro anche 2 paroline con la signora Renza. Ma qui non c'era niente. Ah ok, com'era Noi l'inizio? eravamo al Gallo dove abbiamo l'enoteca. Ho trovato questo posto vuoto, poi non c'era niente. Io ho incominciato a fare qualcosa perché so cucinare, poi la gente mi sono portati i clienti dietro perché mi conoscono tutti. per forza. E sono arrivati anche poi in Inghilterra, c'ho tutto scritto a casa, le lettere che mi hanno scritto la famiglia Tudor e l'hanno pubblicata dappertutto. E questa è la festa che mi hanno fatto a Milano per presentare questo Falstaff. E hanno fatto il numero di apertura con lei? Sì, ma noi lo sapevamo. Non lo sapevate? No, poi è passata una giornalista del Financial Times, è venuta su a piedi
e mi dice: non ha qualcosa da darmi da mangiare? Ho detto: adesso ho finito tutto, le ho fatto 2 uova al tegamino. Ok. E lei l'ha pubblicato sul Financial Times. Piattino semplice di asparagi e senape. Devo mangiarli in modo educato o alla Franci? Vedi tu, questo è educato alla Franci, tutte e due, nessuno dei due. Era alla Franci. Proseguiamo con un piattino di formaggi misti e visto che per Franci comunque non erano abbastanza, anche assaggino di Castelmagno. Perché dai tutta la colpa a me? Lo faccio solo da quando ho aperto il canale, non da tantissimo. Mi usi per giustificare tutto il cibo che mangi. Una robiola fresca, un blu di Ollasca, un unico, sempre della zona di Castelmagno, una fontina artigianale valdostana e una valiera. Che bomba il Castelmagno, ragazzi. Quasi mai lo mangio così in purezza. Di solito sempre in un risotto, in una pasta. Formaggio incredibile. Sarà che ho un debole per gli erborinati, ma questo secondo me è il migliore di tutti. Oserei dire perfetto da accompagnare al vostro Barolo. Dolcino per Franci, che ovviamente non può mai farne a meno. Che gentile la signora Renza che ci ha aggiunto anche 2 fragoline. Questo posto è un posto super verace, dove principalmente si viene a rilassarsi, a guardare il panorama, a fare chiacchiere con gli amici. Non vi aspettate la cucina di grandi chef, questa è la cucina come ve la farebbe la nonna, come ve la farebbe la signora Renza. Eccoci belli satolli, e sì che ci starebbe un bel pisolo adesso, ma vediamo un po' come possiamo combinarla questa situazione. Comunque, Terrazza da Renza, ovviamente, ma non avevamo dubbi, è un gran bel posto, non solo per la vista, ma perché mangiate dei bei piattini. E di per fatto la signora Renza! è una memoria storica, non di questo ristorante, ma delle Langhe proprio. Potrebbe raccontarvi aneddoti su aneddoti. Non hanno una vera e propria cucina, ma vi arrivano dei piattini ben fatti, comprensibili, sinceri, della nonna, anzi della Renza. Un'idea sui prezzi: i piattini più o meno venivano dai 10 ai 15 euro. Per il vino chiaramente abbiamo speso un po' di più perché ci siamo presi degli ottimi Baroli, ma volendo potete spendere di meno. Quella là, ragazzi, tiro a indovinare, è Fontana Fredda. Che dove ci digeriremo, sì, buonanotte, che dove ci dirigiremo, dove andremo? Tra qualche giorno, ciao. 5 minutes later. $400 metri, ce la facciamo a farli? Soprattutto ce la faremo poi a capire che problema abbiamo, se abbiamo un problema. Sembrerebbe l'olio. Però non va più. Ok, io tra l'altro sto fingendo di sapere di cosa sto parlando. Allora, la stina succede nell'andua. Differenza tra il 10,40 e il 5,40. Che uno è doppio dell'altro. 5 è un po' più sottile. Ah, il 5 è più sottile, ok. Anche il 5,40 non va nemmeno più. Adesso cosa va? E lo 0,30, 5,30. Ah, ok. Sei ancora felice che ti ho fatto prendere un van, Gianni? E siamo solo al day one, ne dobbiamo fare altri 6. Oggi fortunatamente era solo l'olio. Domani cosa sarà? No, meno male che ci sono stati questi signori super gentili che ci hanno dato una mano, perché altrimenti ero un attimo perso. E poi c'è lui, bello pacciarotto, detto anche il cane del meccanico. Se siete nelle Langhe e avete un problema di motore, io vi consiglio questo carrozziere, Mauro Boasso. Sono stati molto gentili. Adesso saremo il vostro punto di riferimento anche per tutti i carrozzieri e meccanici di zona. Cosa rabbocchiamo oggi? Direzione Ceretto Land. Ma la cosa bella è che adesso Ceretto ci vede arrivare con questo e scatenerà i cani un po' come il signor Barnes. Smithers, sciogli i cani. Ok, mi raccomando, freno a mano bello tirato, che domani mattina questo ce lo troviamo in mezzo alle barbatelle. Ma volete mettere, ragazzi? Ma non c'è proprio partita, dai, di cosa stiamo parlando? L'unico mezzo con cui potrebbe eventualmente essere più figo venire qui nelle Langhe è lui. Oh, quest'erba sembra finta, e invece è vera. Oddio, che posto bellissimo. Ah, lì c'è l'acino. Franci, ci sarei venuto almeno 20 volte in Ho questo. capito, ma lì c'è l'acino, i ragazzi secondo me non lo conoscono. Vabbè, si vede spuntare appena lì. Credo che ci sarà tempo per raccontarvi anche dell'acino, nel caso esista qualche alieno che non sia mai venuto da Ceretto. Andiamo a rompere le balle in ufficio. Dal primo piano lo vedete un po' meglio. Non so se ci torniamo, quindi intanto beccatevi sta vista della bottaia di Ceretto. Ragazzi, con il nostro minivan stiamo andando in luoghi assolutamente proibiti. Ma soprattutto, forse stasera mi faccio una doccia. No, Gianni, Niente doccia? dobbiamo rispettare la van life. Dobbiamo puzzare? Un po' di fuoristrada. Dove andiamo noi non servono strade. Cioè, sarebbero utili, però.
Se fossi su Porsche Cayenne non sarebbe così divertente. Ma ora che ho rabboccato l'olio posso andare ovunque. Ok ragazzi, quella è la casa dell'artista che ci accoglierà per le prossime 2 notti. Amici, è molto bella la van life, è bellissima la van life, ma mi sento di dire benvenuti nella casa dell'artista. Qui è dove dormiremo sicuramente questa notte. Per gentile concessione della famiglia Ceretto, sempre siano lodati. Grazie a loro mi potrò lavare in questa settimana, perché se fosse per Franci starei 7 giorni in van. E invitare 2, 4, 6, 8, 10, 12 amici a cena. Voi direte, ammazza che lente grandangolare. No, ragazzi, questi sono proprio metri quadri effettivi. A questo punto facciamolo completo, questo room tour. Di qua avete questo fantastico bagno. No, vabbè ragazzi, tanta robona. E sono stati davvero così carini e così gentili da lasciarci la ormai nota torta di alba di nocciole di Enrico Crippa, anche lui sempre sia lodato. Dimenticavo i mitici torroncini Relanghe, consigliati anche dal mio personal trainer, e un po' di vinello. Siccome ci faremo già male per i fatti nostri questa settimana, non credo che toccheremo nulla di tutto ciò, ma mai dire mai. Chicca incredibile di cui non mi ero accorto: in mezzo ai fantastici vini Ceretto ci sono anche degli incredibili succhi di Super Mario. Quasi quasi questi dovrei provarli per pura curiosità. Siamo su un cucuzzolo di una collina bellissima che adesso esco e vi faccio vedere anche da fuori. Abbiamo parcheggiato il van qui fuori. Franci si sta bullando con sua mamma di questo posto. Volendo si può anche grigliare. Siete completamente circondati dalle vigne a 360 gradi e c'è una vista incredibile. Giano, ma faccela vedere sta vista. Abbiamo un contributo dall'alto. Allora ragazzi, ora ce ne andiamo a cena. Siccome siamo belli cottini e stravoltini, la cena ve la saltiamo e ci vediamo direttamente domani. Secondo me il posto di stasera è super validone, non l'abbiamo mai provato, ma ho delle buonissime vibrazioni. Se fosse buono, finirà in mappa e lo troverete lì. Non vedo l'ora di alzarmi domattina con questa fantastica vista e soprattutto non vedo l'ora che cominci la giornata di domani, perché sarà pazzesca. Andremo a visitare 2 produttori di vino. No, non si spoilera. Incredibili. Lo sapranno nella prossima puntata. Allora, qua ci sono secondo me i fili di cosa elettrica, quindi stai attento. Ho capito, ma sono per i cinghiali, non è per... Ah!